Argomento di questo video? Crossover di media cilindrata. Sì, quelle moto che in un certo senso sono la quadratura del cerchio, poco rumore e tanta sostanza. Queste moto non iniettano adrenalina nelle vene, è vero, ma grazie a doti come polivalenza, comfort e capacità di carico e non ultimo costi di acquisto e gestioni accettabili, sono moto che alla fine fanno i cosiddetti numeri del mercato. Un segmento che quest'anno ha visto muoversi un po' le acque tra nuovi arrivi, evoluzioni e conferme. Per questo motivo abbiamo pensato di tornarci su con una delle nostre spietate comparative. A sfidarsi tra i passi alpini della Lombardia e del Trentino ci sono la rinnovata Kawasaki Versys 650, la veterana Suzuki V-Strom 650, la novellina Triumph Tiger Sport 660 e la Yamaha Tracer 7. Le proviamo a potenza piena, ma vi ricordo che tutte sono depotenziabili a 35 kW per la patente A2. Andiamo a scoprirle! Beh, sapete che noi quando facciamo le comparative, se possiamo, nei limiti del possibile, cerchiamo di annullare tutte le variabili e quindi preferiamo fare comparative con il monogomma perché riteniamo che a montare gomme tutte uguali annulli appunto una variabile molto importante a livello di profili, ci aiuti di più a giudicare le ciclistiche. Questa volta per queste crossover abbiamo scelto le gomme più crossover che ci sono sul mercato, che sono le Dunlop Mutant, gomme molto particolari, dal disegno molto aggressivo, piacciono molto a chi le monta, soprattutto che le scelgono più che altro per il design, però devo dire che quello che ci è piaciuto è la capacità di sposare tutte le ciclistiche delle moto presenti, un profilo molto interessante, non eccessivamente veloce come una moto sportiva, non eccessivamente lento come una moto di enduro, un po' stanno a metà, sono gomme appunto crossover. Per tutte le caratteristiche tecniche vi metto in descrizione il nostro articolo su redrive.it, qui vi basti sapere che quello che ci è piaciuto è appunto la capacità di adattarsi, hanno un bel grip sull'angolo, un bel grip in accelerazione, un disegno molto aggressivo e devo dire Dunlop è stata la prima a credere in una versatilità totale di un unico prodotto, perché la Dunlop Mutant è disponibile sia in 17 sia in 19, quindi puoi andare a equipaggiare dalle naked alle maxi enduro. Poi sono arrivati anche un po' gli altri, ma loro sono stati i primi. Queste sono le scarpe della nostra comparativa e adesso andiamo a parlare dei modelli uno per uno. Partiamo dalla Kawasaki, una moto che nel corso degli anni non ha mai smesso di evolversi e migliorarsi, fino ad arrivare oggi, dove si mostra con un nuovo vestito e una dotazione più ricca. Il design, come impongono i rigidi canoni dello stile Sugomi, è diventato più tagliente, mentre la dotazione, grazie al nuovo cupolino, a display TFT connesso da 4,3 pollici e al controllo di trazione regolabile su 2 livelli, è al top del segmento. Le novità non sono poche, ma sotto la piccola Versys rimane sempre lei, con il suo bicilindrico in linea da 649 cm3, 67 cavalli 8500 giri e 61 Nm di coppia a 7000 giri. Il prezzo, per mettervi in garage un esemplare come la versione Tourer Plus della nostra comparativa, quindi con faretti fendinebbia, valigie laterali con borse interne e paramani, dovete mettere in conto una spesa di 10.110 euro. Kawasaki Versys 650, beh, sappiamo che si è rinnovata di recente, è un bel upgrade che ha fatto Kawasaki, non solo estetico ma anche aggiungendo quelle piccole cose, un progetto che si è evoluto negli anni e nel quartetto spicca sicuramente per la sua indole turistica. Ci sono moto di queste 4 che ti fanno più venire voglia di giocare tra le curve, con la Kawasaki ti viene voglia di partire per un viaggio. Motivazioni, beh, è una di quelle che vibra meno, anche se all'altezza sella qualche vibrazione c'è, molto ben messa a livello di sezione di sella e di schiumato, posizione più diciamo seduta che attiva, e quindi ti fa venire voglia di guidare in modo rilassato e di partire per un viaggio. Come dicevo, la protezione è buona perché le gambe sono ben protette, il cupolino non è dei più grandi, c'è un cupolino optional più largo, ma la protezione comunque non è male. A livello di testa restano fuori solo un pochino le spalle, e anche il passeggero è messo molto bene, quindi complessivamente la Kawasaki fa molto bene il suo lavoro. Il 650 è stata brava Kawasaki a cercare un po' di coppia sotto, ma
rispetto alle concorrenti, non tutte, rispetto alle concorrenti migliori del segmento, un pochino di medi in più non ci sarebbero dispiaciuti. In compenso, a mio parere, a livello di sospensioni e freni è tra le migliori del lotto. Sospensioni che trasmettono qualità perché sono morbide, copiano tutto, quindi veramente fa l'effetto un po' da tappeto volante, ma quando comincia a guidare velocemente, e comunque la cosa che non viene distaccata da nessuna delle quattro, anche quando si guida veramente veloci, sono sostenute, hanno un bel sostegno, quindi una bella escursione che parte morbida ma poi va a sostenere, quindi non fa dondolare la moto. Le borse sono tra le più leggere e le più capienti di tutti, quindi ci sta dentro il casco integrale sia a destra sia a sinistra, quindi questo è sicuramente un plus. Sicuramente è una moto molto molto completa che ti fa fare proprio tutto quello che tu vorresti fare. Qualcosa da migliorare si fa un po' fatica a trovarlo onestamente su questa Kawasaki Versys 650, come ho detto magari un pochino più di grinta del motore non ci sarebbe dispiaciuta. Il passeggero, che dicevo è messo molto bene, sembra essere un pochino più in alto rispetto alle altre, non tanto dal punto di vista del passeggero quanto dal punto di vista di chi guida, che percepisce un po' di baricentro un po' alto. Regolazioni le ha tutte, forcella regolabile, precarico ed estensione, mono col pomello, regolazione della leva della frizione è l'unica ad averla, insomma è quella più completa. Ci sono anche 2 livelli di traction control che sono arrivati proprio quest'anno, quindi diciamo il prodotto è veramente completo ed è una che a mio parere riesce a giocarsi ai punti probabilmente le posizioni altissime della classifica. Staremo a vedere. La Suzuki V-Strom 650 ormai la conosciamo tutti e si può tranquillamente dire che con il suo bicilindrico a V di 90 gradi, 70,7 cavalli a 8800 giri e 62 Nm di coppia a 6300 giri ha accompagnato più di una generazione di motociclisti. La media di Hamamatsu è l'unica moto del gruppo a sfoggiare la ruota anteriore da 19 pollici che ci aiuterà a capire qual è il diametro perfetto per una crossover di media cilindrata. Tra le concorrenti la V-Strom è la più datata, è vero, ma la dotazione non è affatto male. Al netto del motore a V di 90 gradi, che è da considerare una vera e propria raffinatezza tecnica, troviamo il controllo di trazione regolabile su 2 livelli più off e infine il prezzo, 11.400 euro. Suzuki V-Strom 650 è la vecchietta, consentitemi il termine, del gruppo delle 4 ed è anche quella con la maggiore attitudine enduro, l'unica con la gomma da 19. In questa comparativa abbiamo la versione XT, l'altra non era disponibile e questo comunque influenza un po' anche la guida. Devo dire che a livello di tecnologia è una moto che non è tecnologia meccanica, intendo, non è seconda a nessuno, l'unica col telaio d'alluminio, l'unica col bicilindrico AV, che è un motore come sappiamo molto costoso da realizzare. Il progetto non è più modernissimo, però la V-Strom fa ancora il suo, con una moto che devo dire complessivamente molto equilibrata, più spaziosa delle altre, un pochino più lunga anche a livello di abitabilità tra sella e manubrio. A me non dispiace, ma non a tutti qua è piaciuta questa distanza sella-manubrio, è quella che ti viene da guidare un pochino più da enduro, giustamente perché ha anche la gomma da 19. A livello di abitabilità, pilota passeggero molto messa bene, se la gioca con le migliori, anche a livello di maniglie, di posizionamento, di dislivello tra pilota e passeggero, davvero una moto che sa il fatto suo. Le borse non sono il massimo, un po' pesantine, più pesante di altre, e le uniche asimmetriche perché sapete che c'è lo scarico sotto. Il bicilindrico AV per me è un bellissimo motore, estremamente regolare, è una delle moto che vibra di meno, tra l'altro è anche una delle moto meno calde nonostante il cilindro sia qua dietro in mezzo alle gambe. I lavori che sono stati fatti negli anni per adattarlo alle varie omologazioni fino all'Euro 5 attuale lo hanno un pochino privato della sua verve che aveva agli altri regimi. La V-Strom è estremamente regolare, come dicevo, ma è una moto che dà il meglio fino a circa 6.000 giri, dopodiché comincia a sgonfiarsi l'erogazione ed è un peccato perché è un motore che potenzialmente poteva fare molto di più. Sono andati a cercare un po' la coppia ai bassi, cosa che è anche sensata. Dei 4 motori presenti è probabilmente quello un pochino meno pimpante, però appunto aggiungo, qui abbiamo la versione XT con le ruote a raggi che sono quelle più pesanti rispetto a quelle in lega, un pochino più lente da accelerare quindi e anche da far girare. Non a caso la V-Strom
è la meno veloce, la meno reattiva, la più tonda di tutte. Questo non necessariamente è un difetto, è una caratteristica della ruota da 19 e di ruote un pochino più pesanti, quindi diciamo che la V-Strom base potrebbe essere sicuramente un pochino più reattiva. In realtà la moto fa tutto bene quello che le viene chiesto. Con l'arrivo delle nuove concorrenti a livello di grinta di motore, di risposta, si vorrebbe avere qualcosa di più, e vorrei avere qualcosa di più anche a livello di impianto frenante, perché il posteriore non male, l'anteriore va tirato forte per poter avere delle accelerazioni consistenti, soprattutto se lo confrontiamo con quello che offrono gli altri impianti. Sospensioni, la forcella non è regolabile ma funziona bene, è una moto molto equilibrata, trasferisce poco, non accusa troppo neanche il passeggero, a livello di protezione aerodinamica non è messa male, gli specchietti sono i migliori del lotto, insomma alla fine il bilancio della V-Strom è tutto sommato positivo, però alcune caratteristiche fanno un po', indicano un po' l'età anagrafica a livello di cruscotto, per esempio, che è ancora il contagiri analogico con uno schermo LCD e non TFT. Insomma, ci sono delle cose che meriterebbero di essere aggiornate, perché il progetto comunque è ancora valido. Quindi vedremo un po', sono molto curioso di vedere come andrà a finire i punti, perché la V-Strom, come molto spesso accade nelle nostre comparative, magari non sono quelle moto che non spiccano per particolari caratteristiche, non ti emozionano particolarmente, però poi sommi i punticini e fanno molto bene in classifica. Andiamo a vedere e saremo molto curiosi, vedremo nel commento finale. Triumph Tiger Sport 660, la più piccola delle crossover di Hinckley, si presenta la nostra comparativa più agguerrita che mai, pronta a sfidare le specialiste del segmento. Il suo asso nella manica è senza dubbio il motore a 3 cilindri da 660 cm3, 64 Nm di coppia, 6250 giri e 81 cavalli a 10250 giri, che fanno della Tigerina la moto più potente del lotto. L'abbiamo detto in apertura, però non è la potenza a fare la differenza su una crossover, ecco perché in Triumph hanno pensato una dotazione di rilievo, doppia mappatura, traction control abbinato al riding mode, ma comunque disinseribile e un piccolo schermo TFT connesso e comprensivo di tutte le informazioni necessarie. Innamorati? Bene, sappiate che l'esemplare che vedete qui ha un prezzo di 10.301 euro franco concessionario. Tiger 660 Sport è anche l'ultima arrivata nel segmento, porta un po' la filosofia Triumph, la stessa che Triumph ha portato nel segmento delle Naked di ugual cilindrata con la Trident, anche nell'area delle crossover. Cosa dire? Beh, di sicuro è quella più potente, è quella tra le quattro che se ti viene voglia di guidare, di andare a giocare un po' con la moto, ti asseconda sicuramente di più. Il 3 cilindri è molto brillante, rapportato molto corto, infatti anche con i consumi che stiamo rilevando non è sicuramente quello più parco, però è la moto che quando comincia ad affrontare un percorso di curve ti concede di spingerti un pochino oltre. Sospensioni semplici, forcella non regolabile però ben settata, i freni sono i migliori del lotto tra anteriore e posteriore, secondo me la Triumph spicca e prenderà dei voti molto molto alti, poi andremo a vedere sempre con le pagelle, quindi quando c'è da giocare, quando c'è da guidare sarebbe la mia prima scelta. È chiaro che però nel complesso del viaggio che stiamo facendo, dove ci sono le borse, si porta il passeggero e si fa un po' anche dell'altro oltre ad andare a fare solo una smanettata sui passi, lì la Tiger 660 qualche punticino per strada lo lascia, non per niente ha la sella un po' più piccola rispetto alle altre, con un'imbottitura un pochino più rigida, il passeggero è messo un pochino più in alto, ha le maniglie non così confortevoli da utilizzare rispetto alle altre, la protezione non è il top del segmento e quindi diciamo questo fa capire chiaramente che la strada presa da Triumph è quella un po' della sportività. In compenso le borse sono molto messe bene, sono insieme a quelle di Kawasaki le uniche che possono contenere un casco integrale sia alla destra sia alla sinistra, sono anche tra le più leggere. A livello di assetto è messa bene anche col passeggero, magari dietro bisogna dare un precarichino un pochino
superiore. La cosa in cui invece Triumph secondo me perde un po' di punti è proprio la trasmissione del calore. È la più calda delle 4 che abbiamo provato. Ieri salendo qui sui passi, facendo un po' di tangenziale, un po' di autostrada con 30-32 gradi, la parte bassa delle cosce sotto era abbastanza sollecitata anche con i vestiti tecnici, calore che poi fluisce sulle mani del passeggero. Questo magari è una cosa su cui Triumph potrebbe andare a lavorare. Quindi per classificarla sicuramente la più sportiva, la più divertente, anche la più potente, magari quella con cui ti viene voglia più di giocare prima che di viaggiare. Lo fa ovviamente il viaggio, ma nel quartetto c'è chi fa un po' meglio. Ed eccoci all'ultima sfidante, Yamaha Tracer 7. La crossover media di Iwata, da quando è stata lanciata nell'ormai lontano 2016, ha saputo conquistare il cuore di moltissimi motociclisti. Il merito è in gran parte del suo motore CP2, bicilindrico in linea di 689 cm3, 73,4 cavalli a 8750 giri e 67 Nm di coppia a 6500 giri. Questo motore è da sempre un esempio di corposità e bassi regimi e fluidità di marcia, capace di convincere anche sulle varie MT-07 e Tenere 700. Per lei niente fronzoli, l'acceleratore è ancora a filo e non ci sono controlli elettronici o mappature da selezionare. Sta tutto nel polso di chi guida. Qui con noi abbiamo la versione GT, la più ricca, che oltre alle valigie laterali, obbligatorie per entrare nella nostra comparativa, è dotata di un cupolino maggiorato e della sella Comfort, con schiuma di diversa densità e cucitura a contrasto. Il prezzo da pagare? 9.699 euro. Yamaha Tracer 7, moto che quindi il confronto sta giocando delle ottime carte, soprattutto in questa configurazione GT che ha le borse, che prevede le borse, il parabrezza ampio e la sella Comfort. Moto piccolina, leggera, a livello di dotazione è un po' in crisi rispetto alle altre, non ha il controllo di trazione per esempio, non ha un display TFT, non ha nemmeno la frizione regolabile, ma questa non ce l'ha quasi nessuno a parte la Kawasaki, però alla fine nel complesso il prodotto Yamaha e soprattutto le manca il pomello di regolazione del precarico, che su una moto che vuole fare anche dei viaggi in due e che monta le borse, smonta le borse, è una cosa estremamente utile. Quindi a livello di dotazione qualche punticino sicuramente lo perderà, a livello di guida invece si difende estremamente bene, è una moto che dimostra di gradire molto anche le mutant che abbiamo montato per questa comparativa e che mixa agilità, un buon feeling di guida, è più filosoficamente forse vicina alla Triumph rispetto che a Kawasaki e Suzuki, veloce da usare nelle curve, molto agile, leggera da tirare dal cavalletto, insomma una moto con cui ci puoi fare amicizia da subito anche se non sei un super esperto. Il motore CP2 mi piace moltissimo, è una bellissima realizzazione, ma questo non è una novità, funziona molto bene sul Tenere, molto bene sulla MT-07, molto bene anche sulla Tracer 7. Bello pieno a livello di erogazione, non è il più potente di tutti, però a livello di medi, di spinta lo trovi sempre con il gas, lo trovi sempre quando ti serve, insomma funziona bene anche in coppia, sembra non patire tanto il passeggero, quindi nel complesso una moto che funziona molto bene, non scalda tanto, il passeggero non è messo male, non è il migliore ma non è neanche il peggiore, quindi è un po' nella media, buone gli appoggi per le mani, le valigie non sono grandissime, però devo dire che tutto sommato è un po' una moto che sta un po' nel mezzo, quindi divertente quando vuoi guidare ma è capace anche di viaggiare. Il parabrezza protegge bene quando, soprattutto nella parte alta, perché si allarga a proteggere le spalle, un po' più esposte invece le gambe perché la moto è molto snella. Le sospensioni sono regolabili, la forcella si può regolare, quindi ha una forcella che tende un po' ad affondare repentinamente con l'assetto standard, però appunto si può regolare, quindi si può anche intervenire. Ecco, è un bel compromesso. Ecco, questa cosa qua mi fa capire che probabilmente sommando tutti i punti che riuscirà a prendere nella nostra comparativa potrà arrivare abbastanza in alto.
Ciao a tutti e ben arrivati nello studio di Red. Avete già visto buona parte della nostra comparativa dedicata alle crossover. L'ultima che abbiamo affrontato alla grande è stata quella delle Max Enduro lo scorso ottobre e siamo qui proprio per entrare più nel dettaglio e scoprire vincitori e vinti assieme a Stefano Cordara, direttore di Red. Stefano, primissima domanda: medie crossover, 4 modi, 4 filosofie diverse di intendere questo mondo e ben interpretato. Assolutamente sì, è un segmento, come abbiamo detto nell'introduzione, non è che di quelli che fanno alzare la lancetta del contagiri agli appassionati, però in realtà sono molto importanti, fanno un sacco di numeri, quindi meritavano una delle nostre comparative. E bello vedere dalle schede tecniche, dai dati tecnici, ma anche poi nella guida, come queste 4 aziende affrontano il tema crossover in modo diverso, diciamo a due in realtà. Perché da una parte c'è chi punta un po' più sulla sportività, sul divertimento di guida, dall'altra c'è chi punta invece a farti venire voglia di viaggiare. Ci sono due moto della comparativa, Suzuki e Kawasaki nello specifico, con cui ti viene voglia di prendere e partire, più comode, più rilassate, più capienti i serbatoi, e quelle che invece magari quando vedi 4 curve ti viene voglia un po' di giocare con la moto, come Triumph sopra tutti, e Yamaha che sta lì un po' in mezzo, ma comunque la 367 ha delle buone armi da giocare. Devo dire, Stefano, poi entreremo un po' più nel vivo dell'analisi che ovviamente abbiamo fatto e sviluppato assieme agli altri nostri tester, che già dal primo momento in cui siamo saliti in sella alle moto abbiamo identificato proprio delle caratteristiche molto forti di ogni moto, come dici tu, sia la sportività, la capacità di carico, il comfort, quindi che dimostra quanta ogni azienda abbia la sua filosofia. Kawasaki, che poi è la più recente di tutte, sembra anche per molti aspetti la più matura rispetto alle altre, è vero? Sì, Kawasaki ha sviluppato il progetto Versys, che ormai è sulla breccia da tanti anni. Ogni anno aggiungeva un pezzettino fino ad arrivare a un progetto completamente maturo come questo di quest'ultima versione. È la più recente, non di progettazione ma di aggiornamenti, diciamo. L'ha completata, è molto completa. La cosa interessante è anche un po' vedere che queste filosofie poi si riflettono anche nei giudizi, e quando si va a guidare, quello più sportivo magari preferisce quella più sportiva, e quindi non è stato un voto unanime a livello di guida. Poi ci sono delle caratteristiche oggettive che noi andiamo a valutare, però il prurito che ti mette la Triumph per dire è piaciuto di più a qualcuno, la voglia di viaggiare, il comfort che ti fa venire la Kawasaki è piaciuto di più a qualcun altro, quindi i due hanno messo come prima la Kawasaki nella somma dei punti, uno la Triumph e uno la Yamaha, quindi vuol dire equilibratissima come sempre. Quasi quasi dobbiamo dare i voti in centesimi ancora un po' per non arrivare a fare gli ex aequo, però sì, Kawasaki sicuramente si è giocata molto bene le sue carte in questa comparativa, le altre sono difese molto bene. Senti, ti aspettavi Kawasaki così incisiva a livello di completezza anche di moto, o c'è stata una moto in particolare che quando l'hai guidata hai detto non mi aspettavo questo, o forse mi aspettavo di più? Allora, in realtà devo dire che le moto sono ognuna con le sue caratteristiche molto vicine, fanno il loro lavoro molto bene. Qui stiamo entrati un po' nel dettaglino. Yamaha mi ha un po' sorpreso, devo dire, perché costa molto poco. La dotazione purtroppo la penalizza, perché comunque le altre cominciano ad avere traction control, cominciano ad avere il TFT, la connessione con lo smartphone, che sono cose che la presa USB magari o 12 volt di serie. Yamaha è molto cruda come moto, no? Anche se la GT gli ha messo la sella, si è giocata la carta della GT, la Yamaha in questa comparativa, quindi sella più comoda, borse comprese e parabrezza più protettivo. Poi da guidare la moto è molto divertente. Il CP2 secondo me è un grandissimo motore. Bicilindrico parallelo fronte marcia. Con la fasatura 270, tra l'altro quello con il picco di coppia un pochino più alto di tutti. Ha anche un zicchettino di cilindrata in più perché è un 680 quasi, no? Quindi gli altri sono 650, 660. Però, cioè, voglio dire, poi la moto pesa molto poco, quindi da una parte togli cose, la moto diventa più divertente, però poi ci sono il rovescio della medaglia, quando vai a cercare magari più comfort, allora ti manca qualcosina. Interessante anche vedere come hanno affrontato l'argomento queste case, non solo a livello di ciclistica o di comfort, ma anche a livello di motorizzazioni, perché qui abbiamo 4 motori diversi tra di loro. È vero che abbiamo 2 bicilindrici in linea, ma quello della Kawasaki è un 180 come fasatura, diciamo un po' old style. Si sente anche come gira il motore, esatto. subito. La Yamaha invece col CP2 272 sta poi il bicilindrico AV, che è un gioiellino secondo me della V-Strom di tecnica, perché costano anche molto di più da fare i bicilindrici AV, però impone anche delle scelte tecniche, la moto diventa più lunga, insomma delle cose diverse. E poi per finire il 3 cilindri della Triumph, che è un bello pepatino, però alla fine con qualche cosa anche lui da
da sistemare, tipo a livello di consumi. Ha più cavalli, consuma di più. Quindi... Ascolta, abbiamo fatto più di 500 km, abbiamo scelto anche questa volta un percorso che rappresentasse quello che secondo noi è la tipica utenza di chi sceglie una crossover anche di media cilindrata, quindi ci siamo anche arrampicati sulle montagne, letteralmente siamo stati fino al Passo del Tonale, poi abbiamo fatto il Mortirolo, quindi abbiamo anche immaginato la vita di coppia con bagagli al seguito, quindi una cilindrata relativamente piccola, anche se media è questa proprio a cui appartengono, sono le vere medie, ma dico con piacere che soddisfazione notare che non servono necessariamente 130, 150, 160 cavalli di cui ormai si fregiano tutte le maxi tourer e le maxi enduro e possono essere più che sufficienti per fare quello che abbiamo fatto noi molto bene. Ma assolutamente sì, tra l'altro quando eravamo lì sulle Alpi al Tonale passavano un sacco di moto, tutte tantissime di cilindrata media, magari col passeggero, stranieri più che altro, perché noi andiamo sempre a cercare un po' di cavallo. Ci siamo arrampicati un po' dappertutto, sì, abbiamo portato anche il passeggero, che era una cosa che ci è stata segnalata nelle altre comparative, dovete portare il passeggero perché queste moto viaggiano in due, abbiamo portato il passeggero perché è stato mio figlio, ha fatto un po' da caglia a sto giro, e che ha votato, saltava da una moto all'altra, giudicava calore, maniglie, posizione, vibrazioni della sella, quindi nella valutazione complessiva rientra anche il passeggero, rientrano anche le borse, perché secondo noi queste moto qua, su queste moto qui le borse sono fondamentali, quindi la capacità di carico l'abbiamo pesate, abbiamo pesato gli ingombri, quindi poi sulla tabella vi mettiamo tutto, quindi il rapporto peso-ingombri, capacità, perché solo 2 su 4 sono in grado di contenere i caschi integrali, per esempio, che sono Kawasaki e Triumph. E sono anche caschi integrali modulari, quindi ancora un po' più larghi. Un po' più grandi, esatto. Sì. Tutte queste cose qua alla fine compongono come sempre il nostro punteggio finale, che arriva sempre a pochi punti l'uno dall'altro. Aggiungo, visto alle considerazioni che hai fatto tu, anche banalmente quanto influenza anche il peso delle borse. Quelle di Yamaha addirittura la coppia 10,6 kg contro le più leggere che sono quelle di Kawasaki che pesano 7,8 kg su un tra l'altro complesso. Quelle più capienti sono quelle della Kawasaki, che sono anche le più leggere, quelle meno capienti sono quelle della Yamaha, che sono anche più pesanti. Poi le scelte progettuali, le moto le abbiamo pesate con il pieno e con le borse, quindi diciamo il sistema completo, modalità full travel. E sì, cioè, queste cose qua sono tutte cose che poi influenzano anche la guida. Come è stato guidarle con il passeggero? Io e te ci siamo condivisi tuo figlio, con piacere, devo riconoscere anche che è stato molto bravo a subire le nostre angherie, perché tra avanti e indietro, passaggi, foto, comunque le giornate sono intense. Devo dire gran comfort con Kawasaki, non mi è dispiaciuta con Suzuki, però tutto sommato anche con la Yamaha ci stava dignitosamente. Cosa ti ha raccontato? Sì, io ho valutato innanzitutto dal punto di vista della guida. Yamaha, nonostante non abbia il pomello di precarico, che secondo me è una pecca per moto come queste, però l'assetto deliberato da Yamaha è molto molto valido da ammortizzatore. Funziona bene da solo, funziona bene in due, non tende a ondeggiare, l'idraulica è buona, e poi la moto in generale sembra sentirlo poco un po' il passeggero. Grandissimo comfort di Kawasaki, ha vinto Suzuki per un punto perché la strada della Kawasaki vibra un filino di più, e poi Suzuki, essendo una moto più lunga, passa ricordiamo, Kawasaki ha 1415 mm di interasse, quindi veramente corta, a Suzuki 1560, dovuto al motore, ma quindi il motore ti dà poi anche abitabilità, lo spazio tra il pilota e il passeggero è un po' meglio, le maniglie sono ottime dove attaccarsi. Triumph invece da questo punto di vista qua deve lavorare un po', ha tra gli accessori delle selle comfort e così via, però c'è tanto dislivello, un po' di trasmissione del calore sotto le gambe di chi guida, che poi si trasferisce sulle mani del passeggero perché si percepiva, quindi dal punto di vista del viaggio Triumph è un attimino indietro rispetto alle top di queste 4. Forse si è messa a riparo con l'accezione sport messa ben chiara sulla sigla, che dice: ragazzi, io mantengo la mia indole sportiva, sappiatelo, no? Esatto, tra l'altro le case stesse danno dei nomi specifici alle moto, perché Adventure Tourer la chiama la Kawasaki, Sport Adventure la chiama la Suzuki, Sport senza niente Triumph, e quindi l'altra si chiama GT, ma c'è dentro anche uno sportivo da qualche parte, se non mi ricordo più le sigle, quindi c'è anche loro con le loro, diciamo, definizioni le collocano perfettamente. Alla fine fanno tutte bene lo stesso mestiere, però quando tu le metti una, come facciamo nelle comparative, una contro l'altra, scendi da una, sali sull'altra, emergono tutte queste caratteristiche. Senti, entriamo nel vivo della classifica. Anche questa volta ovviamente abbiamo tenuto in considerazione come unità di misura i trentesimi per votare le singole voci, proprio per dare il più possibile la
precisione assoluta sul risultato finale. Abbiamo una prima scheda che voi vedete qua in sovraimpressione che parla esclusivamente della guida, quindi il percepito della moto usata, diciamo, dell'utilizzo della moto, quindi usare le borse, non solo della guida ma anche utilizzo delle borse, se sono facili, se si aprono, se non si aprono, se è facile tirarle via, se sente il passeggero. Quando arrivi la sera dopo una giornata che sei stanco, anche togliere le borse. Aerodinamica e tutto il resto. Insomma. Allora, con piacere, sì, possiamo dirlo, c'è anche questa volta un'abbastanza equa ripartizione delle quelle che definiamo i migliori voti per voci per moto, quindi non vince una moto al 100% perché ha la lista dei voti maggiori, ma è proprio un mix perfetto dell'eccellenza da una parte e dove si può migliorare in questo caso dall'altra parte. Nello specifico lo diciamo con piacere, ma anche perché Kawasaki è quella che si è dimostrata la più versatile, quindi guardando la classifica finale emerge che Kawasaki vince con 2619 punti e precede di pochissimo in realtà al secondo posto Triumph con 2599, terza anche lì distanziata di pochissime unità, 2590 punti Yamaha, e a chiudere, lo diciamo anche perché il progetto forse è un po' datato, ci sono cose che ormai hanno passato anni per strada e quindi possono essere migliorate, arriva Suzuki con 2534 punti. Bello notare come Triumph prenda il maggior numero dei voti soprattutto sul motore. Il 3 cilindri di Triumph è e rimane una bella eccellenza come architettura che permette tanto a livello di erogazione, poi qui sono stati, passamelo, un po' furbi di averla un po' corta di rapporti, quindi avere sempre una buona risposta nell'uscita dei tornanti, in percorrenza. Sì. Sono stati bravi da quel punto di vista lì. Questa cosa un po' la penalizza nei consumi, il motore un pochino vibra più degli altri, velocità autostradali, manopole, pedane, quindi da una parte molto aggressiva, molto bella da guidare, molto super divertente, quasi da motard anche come posizione di guida, dall'altra quando devi viaggiare così perde qualche punticino, quindi la cosa bella appunto come dicevi tu che nella matrice dei voti tutte le moto hanno preso in qualche voce dei voti più alti delle altre, quindi diciamo anche Suzuki si è distinta, cioè non vorrei che passasse il messaggio Suzuki, che sia una moto come vecchia. ho detto nell'intervento live diciamo durante la prova, noi avevamo la XT con i cerchi a raggi, con le ruote a raggi che pesano molto di più di quelle in lega, probabilmente avendola avuto la moto normale, l'agilità e la rapidità di esecuzione della Suzuki, che è quella dove è stata un po' penalizzata nel punteggio delle guide, probabilmente avrebbe avuto punti maggiori. Non era disponibile, abbiamo usato quella XT con le ruote a raggi e poi è l'unica con la ruota 19, quindi grande stabilità, anche se poi quando vai a guidare, io di Suzuki ho una buona impressione. Una cosa che è successa, soprattutto avere una buona impressione anche del motore, che il bicilindrico AV secondo me è un ottimo motore, l'ho usato anche per correre tempo fa con la Gladius, io mi ricordo un motore molto propenso ad allungare, pian piano con l'Euro 3, Euro 4, Euro 5 gli hanno tolto un po' di pepe al bicilindrico della Suzuki, dà tutto sotto, non allunga, è molto lineare, molto regolare, ma gli manca un po' di sapidità, sì. Ecco, diciamo, cosa che invece sul Triumph invece la trovi in modo assoluto, su Yamaha col bicilindrico la trovi assolutamente perché il CP2 è veramente divertente da usare e anche su Kawasaki il motore non è brillantissimo, fa il suo ma gli manca un pezzettino di grinta in medi regimi quando tu vorresti avere quel pezzettino di risposta in più. Sì, Kawasaki invece, per chiudere il tema proprio della Verdona, si distingue per il comfort, sia a livello di sospensioni che di comodità in sella per guidatore passeggero e buona protezione all'aria. Kawasaki ottime sospensioni, ottimi freni, tra quelle con le sospensioni più lunghe, come dicevo, particolare perché ha interasse cortissimo, sospensioni alte, quindi ha quasi delle sospensioni da enduro con un interasse da naked, è quello più corto che è il 1415, però questa corsa in più delle sospensioni le consente di avere un effetto materasso, consentitemelo quando devi andare sul brutto, quindi copia tutto, godendo della corsa, del sostegno quando tu vai a frenare, quindi non è una moto dondolona, è una moto che sta lì, però che copia meglio delle altre. Che tra l'altro, mi permetto di aggiungere, risponde bene anche alle regolazioni. A noi è bastato dare 5 giri di precarico di molla del monoammortizzatore e avere subito quella percezione di sostegno che ci è mancata nei primi chilometri, quando abbiamo poi un po' messo mano alle moto. Triumph non è male di sospensioni, ha una forcella che tende secondo me a affondare un po' repentinamente, il mono tende un po' a sparare, per esempio Kawasaki e Yamaha forcella regolabile, Suzuki e Triumph no. Quindi anche lì dotazione da sistemare, insomma.
è questo un po' il punto, no? Cioè, ognuna manca in qualche cosina, perché comunque stiamo parlando di moto che nella migliore delle ipotesi costano poco, 10.000 euro, quindi anche lì le case devono fare delle economie e quindi da qualche parte tirano via. Allora, a questo punto siamo proprio alle conclusioni vere e proprie. Prima era una classifica legata al percepito nella guida, poi nella seconda fase dell'analisi che facciamo, Stefano, inseriamo tutti quelli che sono gli altri elementi che ci servono per definire una classifica finale, a partire dagli accessori, cosa c'è di serie, il prezzo, la valorizzazione appunto dell'oggetto, e a conferma un po' di quanto abbiamo detto fino ad ora, a partire dal momento in cui siamo partiti dalla redazione di Milano per fare il nostro giro e rientrati, Kawasaki vince con un dignitosissimo distacco, non eccessivo, mi riferisco soprattutto agli avversari, perché con 2.677 punti batte di poco più di 30 punti Triumph, che arriva a 2.644, staccata di un niente Yamaha, quindi entriamo nel vivo a questo punto sembra quasi la scelta estetica a dover fare la differenza, o la funzionalità o la praticità di viaggio, e un po' più indietro Suzuki con 2.583 punti. Sì, comunque sono punteggi ben oltre il 7,5 se parliamo di... ancora una volta, sì. Parliamo in decimi, no? Come alle scuole medie, quindi diciamo, in questo segmento queste moto lavorano molto bene. Ci sono altri player in questo segmento? Sì, ma secondo noi non allo stesso livello di queste 4, se la giocano molto bene. Kawasaki ha affinato bene, oltretutto serbatoio da 20 litri, lei è la V-Strom. Triumph è quella che consuma di più, ma il serbatoio è anche piccolino, quindi è la prima che andava in riserva, quindi una per giocare. Diciamo, non è che non puoi viaggiare con la Triumph, puoi viaggiare, ci metti le borse, tra l'altro sono anche loro le più capienti, ci stanno anche loro i caschi, quindi però sai che quando vuoi andarti a divertire c'è un pezzettino in più e magari sul comfort c'è un pezzettino in meno. Con le altre magari sono un po' meno divertenti, però ti viene voglia proprio di partire e viaggiare, chilometri e chilometri di autonomia, 400 e passa, quindi consumano tutte poco, cioè diciamo la Yamaha si è distinta tra l'altro per consumi bassissimi, più di 20 con un litro, quindi non male. Domanda, pensando al mercato, siamo ormai alle conclusioni, in un momento in cui ormai storicamente le maxi enduro, le maxi tourer dominano perché fanno i numeri importanti, c'è secondo te, viste le moto che abbiamo guidato, un possibile rientro, che non diventino più delle moto di passaggio ma diventino delle solide certezze per chi vuole fare turismo? Cioè le medie come queste crossover possono guadagnarsi un ulteriore spazio nel mercato secondo te, visto le dotazioni, visto quello che abbiamo visto? I numeri li fanno e li fanno ancora adesso. Tantissima gente le usa con le 3 borse per andarsi a fare i viaggi fino a Capo Nord, sono moto super equilibrate per poter fare veramente di tutto. Riesci a viaggiare in coppia con le valigie senza nessun problema, secondo me hanno una loro dignità sul mercato, assolutamente sì, e ricordiamoci che appunto andavamo in Spagna con la 1.45, adesso sembra che ne sono ai 150 cavalli, non riesci ad andare da nessuna parte, non è vero, quindi ne abbiamo una 70, messi bene, chi più chi meno, però bella posizione, cioè la crossover è una moto intelligente. Brutto questo termine intelligente perché sembra sempre una moto un po' sfigata. Però invece è un razionale che è figo da usare, mi viene da dire. Noi ci siamo divertiti in questi 2 giorni alla grande, guidando. Moto leggere, non ti impegnano, soprattutto quando scendi di sella che la devi spostare, se sei bagaglio, la devi tirare su dal cavalletto, senza pensieri. Usi, ti diverti, hanno una bella tenuta di strada, riesci a goderti la guida, frenano bene, cioè fanno tutto quello che devono fare e ti impegnano molto meno, perché è vero, bello avere le maxi enduro a 270 kg, ma poi dopo nella vita quotidiana questo peso te lo devi portare dietro. Insomma. Allora, grazie a Stefano Cordara, la nostra comparativa finisce qua. Se vi è piaciuta scrivetelo qua sotto, ma se avete domande ovviamente siamo qui pronti a rispondere, ma domande ve la faccio io. Quale sarà il futuro di questa categoria? Diventeranno anche automatiche come succede con le maxi cilindrate? Siamo a disposizione, grazie Stefano, è stato un piacere. Grazie a voi, intanto come vedete vi diamo retta, volete il passeggero, vi portiamo pure il passeggero, quindi non siamo... tutto è sempre migliorabile, quindi commentate qua sotto e noi se ci riusciamo vi veniamo dietro, come si dice. I suggerimenti sono benvenuti. Per darvi i risultati migliori possibili. A presto, ciao! Ciao! Che tutte sono depotenziabili a 35 kW per la patente A2. Andiamo a scoprirle. Con Stefano Cordara, direttore di Red, ciao. Anche questa volta entriamo un po' più nel viso perché... Devo mangiare il biscotto.
c'ha la bocca impastata. Esatto. Nello specifico, lo diciamo con piacere, ma anche perché Kawasaki è quella che si è dimostrata la più versatile. Si chiama così. Scusa, in effetti, cazzata. Possiamo andare avanti. La versatilità della Versys.